Secondo voi c'è più sexitudine lasciamo stare i gusti personali. Trovate che si usi più una questione sexy nei video degli uomini o più nei video delle donne, secondo voi? Allora, l'argomento di questa settimana, che tanto per cambiare ha proposto Tobischi, non me lo ricordo. Bene. No, era qualcosa tipo perché il K-pop piace a tutte le generazioni, Bello, compreso il questo boss. Il tema di stasera è le cose che non ci piacciono del K-pop. Esatto. Allora, non mi piace del K-pop quella, diciamo, troppa competitività, estreme allenamenti durissimi che spesso finiscono per sviluppare disturbi alimentari e depressione. La salute mentale degli idol non di rado è messa a dura prova e questa cosa viene ancora sottovalutata. Forse puoi anche spegnere. Ah no, c'è Simon, giusto. Si è sentita in diretta questa, sappilo. Cosa è successo qua? Il capo indiano. Amici. Aug, altro che amici. No, ma ragazzi, cioè, La mia era un'esclamazione proprio seria. Seria, no, non era. Io me la sono persa nel cambio, però. Vabbè, no, ma guarda, era veramente meravigliosa, era meravigliosa. Ciao! Come stai? state? Noi bene, Bene, tu? bene, sono contento di essere tornato. Vivo? Dopo una settimana di pausa. Ecco perché sei Sì. incappucciato, sei ancora un po'. No, sono incappucciato perché l'ultima volta avevo la canottiera e mi avete detto che ero troppo scoperto, e allora oggi mi sono coperto bene. Ah, amici, allora bene, tutto molto chiaro. Allora, sai, butta fuori quello che è l'argomento, perché stasera è un argomento carino, divertente. Vai. Sì. Allora, il nostro maggior saggio e genio e cultore del K-pop in Italia, Tobischi, E del mondo. del mondo, ci ha proposto una lunghissima serie di argomenti, tra cui quello che vi sto per dire, che era qual è la canzone che vi ricorda l'esame di maturità, visto il periodo visto che siamo in periodo di maturità. Tra l'altro oggi sono 6 anni dal mio orale di maturità, sì. Quindi casca proprio a fagiolo. Sì. E il problema è che io e Ivan la maturità l'abbiamo fatta tempo fa, io non ascoltavo il K-pop, quando l'ha fatta Ivan non lo so. Vabbè. Vai, c'era la TV in bianco e nero. E il 90% degli artisti che ascoltiamo oggi non erano C'erano nati. le SES, Ecco. C'erano i genitori delle ITZY, di tutte queste gente qua. C'erano i papà e le mamme. Ma va bene? E poi probabilmente qualcuno della chat magari la maturità non l'ha ancora fatta. Può essere. Ma abbiamo però l'avevamo un attimo allargata la cosa, no? Se ti ricordi. Esatto, allora abbiamo detto magari per chi non ha fatto la maturità o per chi l'ha fatta anni e anni or sono e non ascoltava ancora il K-pop, potrebbe parlarci della canzone che gli ricorda magari un esame importante a livello di vita, un momento difficile, una parte, ecco, delicata della propria vita, se ha voglia, ecco, di condividerlo con noi. Pensando così a un momento difficile della mia vita, in realtà non l'ho mai nascosto che in questo mese di novembre-dicembre ero abbastanza incasinato col lavoro e che le mie giornate sembravano un po' tutte uguali, e quindi diciamo che Zombie Day Day 6 mi ha dato una grossa mano e mi ricorda un po' quel periodo. Invece vabbè, per una cosa che magari ci accomuna un po' tutti, il primo lockdown è stato caratterizzato da Jamais Vu dei BTS. Mm-hmm. Che insomma anche a livello di testo, cercare un rimedio per tutta la situazione è stato un modo per me per andare avanti fiducioso nella fine di questa. Esatto. Io, se devo pensare a una canzone, no, non ho avuto momenti importanti, quindi non ci sono canzoni. Cosa devo fare? Un periodo di niente. La tua vita è un periodo di vuoto continuo. È piatta, è lineare, non ci sono i saliscendi. Le ultime cose belle della mia vita sono relative a ciò che stiamo facendo, e quindi c'è già tutto il mondo e c'è tutto il K-pop collegato, quindi posso dire, che ne so, Cheer Up delle Twice, sempre per legarle al fatto che sono qui grazie a loro. A musica portai Fake Love dei Bitti, all'esame di maturità come parte di musica era un commento di Fabi.
Cosa hai detto? Non ho capito. Non lo so, perché Fabio ha scritto a musica portai Fake Love dei Bitti. Ma la portò in che senso? Ah, forse appunto, è vero, adesso è vero, all'esame. Come tesi magari ha messo. Può essere. Giacco, io ho passato ultimi mesi di scuola con l'album solo di Cherry delle Luna, quello di Jin Soul e quello di Go On, sì. E ho manifestato buoni voti con quelli. A volte io mi rendo conto, ecco una cosa, Simon, che a volte noi pensiamo che ci sia venuta in mente perché una canzone ci ricorda un determinato momento, ma a volte anche perché l'abbiamo ascoltata e non ce ne siamo accorti. Ti faccio un esempio: mi capita di essere in macchina, arrivo a lavoro, spengo la macchina, entro a lavoro e per tutto il giorno ho la stessa canzone in testa. Torno in macchina, accendo la macchina e c'è quella canzone subito. Questo vuol dire che io magari l'ho troncata a metà al mattino, neanche me ne sono accorto, perché a volte la musica c'è in sottofondo e neanche te ne accorgi, e quindi tu la canti tutto il giorno, ma perché l'hai sentita effettivamente, quindi non per un ricordo o una cosa del genere. Tu che sei psicologo lui, io no. Doveva fare lo psicologo. La Francia è psicologa. Vabbè, ma non è dobbiamo portare lei in live. Finalmente anche quando chiamiamo Simon vediamo qualcosa di bello. Allora ciao Franci. Ciao! Ma ciao, ma che bello! Perché non penso che sopravviva alla prossima petizione, ho detto inizio ad allenarmi. Brava, perché dobbiamo sostituire. Intanto Stefania ti chiede se puoi tappargli la bocca, a parte in maniera carina subito. Introducete, visto che sono in due, parliamo al plurale. Introducete l'argomento. Una parola a testa. Sì. Allora ragazzi, aiutate un secondo, fate un attimo voi di io devo andare ai servizi, scusate, sto bene, non sto male, devo andare in bagno. Dai, lancia il prossimo. Dai, lancia l'altro argomento mentre non ci sono. Esatto. Allora, e poi tu lo sai e non puoi parlare. Da quello che dite, mi piace. Vediamo, esatto. Subito, scusate. Allora, per l'altro argomento io in realtà avrei tanto voluto avere una persona che ultimamente qui latita un po' troppo, che è l'altro paparapa che mancava stasera. Beh, nostro figlio Ivan di sicuro partirà con Inception, perché mica c'è. Sì, è tornato. Ho sentito Ivan Inception. E quindi perfetto. Allora, è uscito dall'argomento materasso in verticale. Devi capire tu di che cosa stiamo parlando, però. Materasso. Dai, leggi, non lo so. Leggi la chat. Le Sistar, punto. Ivan sa. Troublemaker. Aspetta. No, ma la so, me l'aveva detta. Le canzoni più sexy. No, me l'aveva raccontata. I video sexy, le canzoni sexy. Facciamo coreo e MV sexy. Raga, mini skirt delle AOA. Secondo voi c'è più sexitudine nei video? Lasciamo stare i gusti personali. Trovate che si usi più una questione sexy nei video degli uomini o più nei video delle donne, secondo voi? Che domanda intelligente. Non è una domanda così scontata, perché non so, sulle donne mi sembra che si sia perso un po' quel lato si va forse più sul cute e un po' meno come dice lei, girl crush. Invece sugli uomini vedo ancora questi pancini scoperti che io vorrei abolire. Io e Adinolfi siamo d'accordo, vogliamo abolire i pancini scoperti. Poi secondo me se si passa al discorso anche degli outfit, si può anche fare magari una differenza tra il sexy e il sensuale, che può anche essere un po' accattivante. È vero. Non so, catchy anche su un altro versante, quasi più misterioso e tipo le non so, quindi giusto. E quindi di gruppi di canzoni sensuali me ne vengono anche di più, e non per forza hanno delle mosse o degli outfit palesemente. Il sexy può essere anche vestite in completo, vero? Tipo le EOE quando ho fatto la cover delle Mamamoo, super sexy, bellissime. Sì, è vero. Per seguire un po' il filone di quello che stavo dicendo adesso, io pensavo a delle coreografie, mi venivano tutte coreografie di uomini, mi era venuto pure Move di Temin, per dire, e io continuavo a pensare, ma cavoli, perché mi vengono le coreografie di uomini? Poi effettivamente dal discorso
un pochino si è capito il motivo, essendo io più neofita, diciamo. Sì, essendo più nuovo effettivamente è più difficile vedere gruppi sexy oggi. Molto più difficile adesso. È vero, qua parlano di Il Moglio oppure di Gli SF9 sono un gruppo maschile con concept molto sexy e lo fanno in modo molto elegante anche. E che però c'è anche questa differenza, e questo penso sia più una questione o culturale o non lo so, se fa il sexy l'uomo è bello, se lo fa la donna a volte viene visto come volgare anche quando non lo è. Perché questo, cioè, se l'uomo va sul palco a ballare mezzo nudo o in mutande, che fisico, va che figo, va una donna, certo, nuda è per quello che è famosa. Cioè purtroppo c'è questa mentalità sbagliata. Ringraziamo molto le Mamamoo perché loro sono andate sempre molto controcorrente su questo fatto, soprattutto con gli outfit, cioè anche un periodo in cui il concept sexy mancava. Loro alla fine non sono molto concept sexy, però si esprimono come vogliono, non si vestono come viene detto, ma fanno loro. Lì è sexy, un po' come i Paparapa, insomma. Un po' come i Paparapa che riescono a essere sexy. Noi saremmo sexy anche se ballassimo PSY. Sì. PSY è sexy, ok? PSY è sexy, è vero. Cavoli. Se guardi dall'altra parte mentre lui canta. No, però vabbè, è un figo. Va bene ragazzi, in conclusione, ciao, ci voleva Tobischi. Ma non c'è proprio stasera. Per settimana prossima lo invitiamo. Dai, vediamo un po' cosa viene fuori. Però gli chiediamo un parere su questo argomento. Sì, assolutamente. Tanto lui dirà: beh, sexy per me è Wasa. Fine. Probabilmente mi viene in mente Wasa e Giga. Allora, l'argomento di questa settimana, che tanto per cambiare ha proposto Tobischi, che non me lo ricordo. Bene. No, era qualcosa tipo perché il K-pop piace a tutte le generazioni, compreso il boss. Sì, giustamente io stavo pensando alla Piccio Family, al fatto che abbiamo tante età differenti, dai 14 ai 60 anni al boss praticamente, e che a tutti ci piace questa musica, cioè nel senso, cosa ci permette di farcela piacere in questo modo, anche in base alla differenza di età, visto che spesso e volentieri è associata a un'età diciamo bassa, giovane. Così su due piedi la mia risposta è abbastanza sì, vabbè, ma non è che ne abbia 4 o 5, sempre 2 ne ho. Dicevo che la mia risposta potrebbe essere abbastanza banale, però non so, facendo i test su mia madre, ci sono delle canzoni che a lei piacciono molto, delle canzoni che mi dice: ma cos'è sta roba qua? E probabilmente è perché il K-pop è un genere, se così si può definire, molto variegato, cioè ci sono un po' tutti i generi all'interno di uno stesso contenitore. Esatto, di uno stesso contenitore. Secondo me sta proprio nel trovare per ogni generazione lo stile all'interno di questo grande contenitore che più gli aggrada, e quindi piace un po' a tutti per questo motivo, secondo me. Simon ha fatto un esempio interessante che vede me molto da vicino, cioè uno che ama magari il rap che spacca e tutto, si avvicina molto agli Stray Kids, e io potrei dire: vero, io sai che ho una storia da rapper, andavo ai concerti rap quando ancora non era in radio, tutto quello che vuoi, però quando poi mi sono avvicinato al K-pop, il mio primo gruppo sono state le Twice, che non c'entrano niente, e che, attenzione, non è partita con mi piaceva Momo, è partita con mi piacciono musicalmente, mi piacciono loro, poi guarda quella lì. Quindi perché secondo te? Ma forse l'avevo già detto io una live, è che secondo me il K-pop è talmente diverso, nonostante comunque nasca da un'imitazione in realtà della musica americana, che certo, è quello purtroppo, cioè alla fine è quello, però si è distinta così tanto negli anni che è quasi ti va a scoprire un vuoto. Sì, giusto. Tu non sapevi che ti sarebbe piaciuta questa, che mi serviva roba cute, esatto, tra virgolette. Tu la scopri, ma è talmente diversa che io, cioè, se immagino un artista straniero così che fa un concept cute uguale, ad esempio. No, non è credibile. Non è credibile. Brava. È vero. Un fattore culturale. È vero. E secondo me è molto, cioè, lo vedo molto dalle persone che stanno scoprendo K-pop adesso, soprattutto. Vedo che prima ascoltavano tutt'altra musica, cioè tutt'altra musica. Io arrivavo dal metal e sono passato ad ascoltare dei Blackpink come primo gruppo, per poi avvicinarmi agli altri, che comunque tutt'altra roba. Agatha idem, anche lei dal metal e rock al K-pop.
Poi Xine9 diciamo che anche la bellezza delle idol attrae parecchio in questo mondo, vero, delle idol e degli idol. A volte iniziamo a seguire un gruppo per la bellezza dell'artista. Anche l'occhio fa la sua parte. Molto. E non a caso ti affezioni proprio all'idol. Sì. Se no in generi musicali, se no ogni tanto ti affezioni a qualche artista, sì. Ok. Però nel K-pop effettivamente vuoi conoscere l'artista, vuoi conoscere come sono arrivati a fare gli idol, vuoi conoscere l'agenzia, è tutto... Inizia a scoprire tutta la storia. Ma infatti la domanda è il perché uno si deve per forza affezionare comunque a un idol o ad altro, rispetto magari alla musica che ascoltiamo di giorno normalmente. Copre il nostro vuoto che abbiamo tutti e che non si riempie mai. Beh, tu sai, Simon, che citazione, sì, esatto. Sì, perché è un po' il vuoto di tutti noi, ci proviamo. Vabbè, vai. Non è una necessità, però... No, ti viene naturale. Allora, io ho fatto pop, reggaeton, K-pop, rock e poi di nuovo K-pop. E Fisio ha cambiato e c'ha 16 anni. Ha vissuto almeno 60 anni. Cioè, adesso passa alla classica, al clarinetto. Esatto, ci sono mille sottogeneri. Penso si riferisca, non so se è K-pop è Shyland, pure io. Partito da Max Pezzali, attenzione, anche Dracomir, come il buon Simon, mi sono preso con il rap. Ad onor del vero ascoltavo di tutto, pop, reg, rock, classica e doll gen come i Pooh. Poi ho ascoltato una volta le AOA e mi ha conquistato in tempo zero. Beh, che come ovviamente con tutto il resto che ha citato non c'entra un ciufolozzo, ma esatto. Cioè io quando poi mi ascoltavo Like a Cat, io ce l'avevo in macchina, quindi la logica del tu ascolti le AOA perché sono 7 bonazze e ti guardi il video. Sì, è vero che guardo il video, ma poi me l'ascoltavo in macchina non è che le vedevo, ok, me le immaginavo, però per dire, è solo il mettersi ad ascoltare comunque. Cioè buona parte di chi non lo ascolta, il discorso che faceva Tobischi, secondo me c'è una spiegazione al fatto che in Italia è ascoltato dai ragazzini come logica, perché il mondo del web è in mano ai ragazzini. Cioè un esempio stupido, mio papà che non va su YouTube a cercare i video, ascolta la musica che conosce grazie alla radio o grazie alla TV, ma la radio e la TV italiana non lo passano il K-pop, quindi lui lo conosce per me. Quindi può essere questo il motivo, e questo può essere assolutamente il motivo. Quindi è una musica che adesso per normalità e per ovvietà è di una generazione più giovane, che poi in K-pop vengono messi anche K-rock, K-metal eccetera, al contrario del J-pop e J-rock che vengono visti come generi separati. Ha ragione, è vero. L'unica cosa che passavano a livello italiano sono i BTS con Dynamite per lo spot Samsung. Sì, questo oggi, però effettivamente su Radio DJ può capitare di sentire le Blackpink. Basta. Allora, come volete concludere questo momento idilliaco e divertentissimo? Ci mettono sempre questa carica, come quando facciamo i video, no? Allora raga, siete pronti? Per loro ho scaricato i grilli. Sì, sono dei grilli. Ma noi siamo gli ospiti, sei te che devi dirci le cose. Chiedo scusa. Devi dare la parola a... Okay, certo, la parola a Simon. Io vorrei concludere assolutamente ringraziando la Piccio Family, perché guarda, essere passato dal rock al metal al K-pop e aver scoperto tante persone simpatiche che ci sono ogni giorno con cui parlare, anche Strix, Ivan e Simon, purtroppo. Ivan ha già capito. Ragazzi, buonanotte. Dai che c'è il dramma, che c'ho ansia. Dai che andiamo a vedere cosa succede in questa quinta puntata. Ragazzi, grazie. Potrebbe risuccedere questa cosa, ma potrebbe anche non risuccedere. Voi vivete nell'ansia. Mai più. Mai più, ne? Cerchiamo i discorsi più cattivi che ci siano. Contro di loro, bello. Cioè no. No, io no, che poi divento cattivo veramente io. Cosa odiamo, non sopportiamo del K-pop. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi. Passiamo a parlare del discorso di stasera, che è fighissimo. Il tema di stasera è le cose che non ci piacciono del K-pop. Esatto. La cosa che mi piace meno del K-pop è che l'unica radio che le trasmette in Italia ha un conduttore che si chiama Ivan, che mi sta proprio sulle balle di brutto. Esatto. Anche a me. No, allora, facendo il serio. No, vai, fai il serio. Perché non sono capace, però cerco di fare il serio. Una volta facevo una non ti si vede più. Certo, allora, non mi piace del K-pop quella, diciamo, troppa
troppa competitività, non tanto per quanto riguarda i gruppi, perché in realtà io sono un cultore, non so, tipo del Festival di Sanremo, dell'Eurovision, dove effettivamente c'è la gara, c'è la competitività, quanto quella che magari si innesca tra i vari fandom. Non mi piace, cioè va benissimo il sostenere il proprio gruppo, tifare, insomma votare a manetta, fare miliardi di views. Non mi piace quando in realtà questa competizione sfocia nella denigrazione, nell'odio verso un altro tipo di altri gruppi, ecco. A me ricorda un po' il brutto del calcio questa cosa qua. Sì, si tende, esatto, cioè c'è questo campanilismo, questo... No, ma sai cos'è? Io lo lascerei allo sport, infatti, non tanto alla musica, che per me è forma d'arte, forma d'espressione. Però hai detto una cosa intelligente. Hai detto una cosa intelligente prima sulla musica, perché ok tifare il proprio gruppo come tifare la propria squadra, ma avrai notato, tu segui prevalentemente il basket, però ti sarà capitato di seguire qualche partita di calcio, ormai il 90% dei cori sono a denigrare l'altra squadra, non a tifare la propria. Beh, anche nel basket. Anche nel basket. Ok, cioè ormai c'è più il voler distruggere il nemico piuttosto che far accrescere il proprio gruppo, in questo caso, o la propria squadra. Cioè, per quello che ho detto mi ricorda molto il calcio. Io vado allo stadio, c'è un coro Forza Inter, 90 cori Milan, che poi non è sbagliato. Però dico, no, per fare un esempio. No, però è vero, no? Per me il paradossale è anche il fatto che, ok, noi parliamo dello sport, però nello sport effettivamente, cioè non che va a giustificare questa cosa ovviamente, però effettivamente lo sport è un gioco in cui due squadre si scontrano. Ci sta. Nel K-pop non ci sono squadre che si scontrano, esatto. È una battaglia inesistente che si creano i fandom. Verissima questa perché cosa. Perché tu puoi benissimo comprare l'album di questo gruppo e fare dei record a questo gruppo, così come fare dei record anche a quest'altro gruppo. Sì. Se è quella la battaglia, diciamo. Come le Lizard, o come si chiama il fandom di Lisa, che prendono di mira Jenny e chiede: ma state bene? No. Francesca, tu avevi un tuo punto su questa cosa? Io avevo detto la stessa cosa, cioè avevo pensato la stessa cosa prima, perché riflettevo un po' su, prima del K-pop ascoltavo più che altro band rock o cantanti solisti, e quindi non avevo mai visto fan che... Già non sapevo il concetto di bias, ma oltre a questo, che in realtà può essere anche in positivo se ti identifichi con un modello, comunque apprezzi qualcuno in modo particolare perché ti rispecchi o semplicemente ti sta simpatico, o è figo come Ivan o è figo come Jungkook. Aspettavo il finale, pensavo si parlasse di me, scusa. Poi lo tagli questa parte? Sì, io sono talmente figo che mi fanno anche la statuina. Di un attimo, aspetta, Simon, scusa, zitto un secondo, di Ivan. Ok, grazie, poi fai il montaggio, Però, cioè, andando oltre al concetto di bias, mi ha scioccato in senso negativo invece il fatto che possa esserci amore e apprezzamento solo per uno o qualche componente della band, cosa che non avevo mai visto da nessun'altra parte. È vero. A volte vivono e lavorare in condizioni di semischiavitù, magari senza guadagnare un soldo per anni. Spesso vediamo una parte di questo mondo, ma ahimè c'è anche questo. E a proposito delle condizioni in cui lavorano, ricordo della tragedia successa anni fa con le Ladies Code. Allora, non conosco il fatto Ladies Code. Io dico una mia, l'ho detta più volte su questa cosa. Sicuramente ci saranno delle agenzie che li trattano come schiavi, però ricordiamo che il fatto di ballare 8 ore al giorno, vivere nei dormitori e roba del genere, non è diversissimo dalla vita di un atleta. Noi prendiamo un qualsiasi tennista, ovviamente parliamo di livelli altissimi, i nuotatori, si sa, i nuotatori passano 6, 7, 8 ore in piscina al giorno e non è che poi la sera vanno a ballare, non hanno manco il tempo. Quindi fa un po' parte della vita del mondo dello spettacolo e dello sport, no? Di chi si specializza in una cosa, certo. Poi è chiaro che trattarli in maniera, cioè veramente mezza schiavitù, ha pienamente ragione Karma, cioè è vergognoso. Non sono schiavi, sono persone, vanno rispettate. Però il fatto di, a volte dicono, fanno delle vite, sai, anche al TG, no? Cioè Studio Aperto non sa dire altro che, è il lato oscuro del K-pop, sempre così. Però fa parte della vita, cioè tu prendi un qualsiasi calciatore, è quasi un altro mondo, però fanno 4-5 ore di allenamento al giorno anche loro. Atena, mi fa molto piacere l'argomento di stasera perché mi dà la possibilità di condividere con voi un aspetto che non mi piace per niente nel K-pop, ovvero la ricerca della perfezione
che costringe gli idol a diete estreme e allenamenti durissimi che spesso finiscono per sviluppare disturbi alimentari e depressione. La salute mentale degli idol non di rado è messa a dura prova e questa cosa viene ancora sottovalutata. Sì, è vero, però ritorniamo al discorso di prima, cioè facciamo un esempio stupido, una Lisa. Lisa, tu la metti qua in Italia, il commento classico italiano ma mangia quella ragazza lì? E mangia perché guarda come balla, certo che mangia. Certo che mangia in maniera diversa, ha un fisico diverso, cioè proprio i fisici sono diversi. Costituzione proprio. Sì, sono proprio nato nel lato sbagliato del mondo. Matteo aggiunge un'altra cosa che secondo me è orrenda, sono accuse quasi impossibili da dimostrare di quando erano minorenni, come se tra l'altro un ragazzino non abbia diritto di fare degli sbagli. Sì e no. Cioè è ridicolo dover andare ad accusare uno di 12 anni perché ha dato lo spintone al compagno, bisogna capire se lo spintone erano decine di spintoni e faceva male a tanti compagni. Allo stesso tempo è talmente facile che c'è una notizia che si presume che questo idol abbia fatto degli atti e subito il mondo contro c'hanno. È vero, neanche il tempo di verificare che insomma la sua carriera è già distrutta, è una cosa davvero vergognosa. Allora, bella coppietta. Chiudiamo qui, direi. Io, siccome sono cieca, avevo visto solo un saluto di Stefania. Non è italiana, ma infatti mi sembrava straniera. Ecco. Ma sì? Perché è un caps lock, quindi avevo visto il suo e le mando un bacione gigante, sis. E vabbè, ovviamente tutti quelli che ci sono. Ovviamente stanno parlando dei cacchi loro. Comunque va bene. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Ciao, grazie.